È possibile avvicinare soggetti lontani, registrare foto e video e stare sotto i 200 euro senza utilizzare una fotocamera tradizionale e sistemi costosissimi? Buongiorno a tutti, sono Pier Giovanni Salimbeni, tester e giornalista dal 1997. Oggi andremo a scoprire insieme un prodotto piuttosto particolare, il monoculare digitale della Apex Vision Max, una soluzione compatta che unisce ottica e tecnologia pensata per osservare e documentare a lunga distanza in modo semplice e immediato. Ho avuto modo di testare sul campo questo monoculare ricevuto direttamente dall'azienda per questa prova. Si tratta, come vedete, di un prodotto piuttosto particolare perché non è un classico monocolo. Integra infatti un sensore digitale e trasmette immagini e video direttamente allo smartphone tramite sistema Wi-Fi e applicazione dedicata. Il prezzo poi, ragazzi, è decisamente accessibile, si parte da circa $160 per la versione base, fino a circa $190 con il kit completo di treppiede. Questo lo colloca quindi in una fascia completamente diversa rispetto a sistemi fotografici tradizionali come i super teleobiettivi. Come sempre l'ho testato sul campo in diverse situazioni reali, per avere poi un riferimento concreto l'ho anche affiancato a un sistema micro 4 terzi con teleobiettivo professionale dal costo complessivo di circa €4.500. Ovviamente non si tratta di un confronto alla pari, ma di un modo, secondo me, per capire meglio pregi, limiti e possibili utilizzi di questo dispositivo. Prima di iniziare vi ricordo che su binomania.it potrete leggere una recensione approfondita e ora, se volete seguirmi, sedetevi comodi, iscrivetevi al canale perché io inizierò subito dopo la breve sigla. Ci vediamo tra pochissimo. Per quanto riguarda la dotazione di serie, il mio esemplare non includeva il treppiede perché non l'ho richiesto, ma nella confezione ho trovato tutto il necessario per iniziare subito, quindi cavo USB-C, custodia morbida, tappo copre obiettivo e manuale anche in italiano. Una dotazione semplice ma funzionale. Passando alla costruzione, il Vision Max si presenta molto bene. Lo scafo infatti è in alluminio aeronautico, quindi leggero ma allo stesso tempo robusto, con un peso di circa 400 grammi. È compatto, si trasporta facilmente nello zaino e in alcuni casi entra anche nelle tasche più capienti di una giacca tecnica. Molto interessante la presenza del collare compatibile Arca Swiss, che permette di montarlo rapidamente su tre piedi senza bisogno di accessori aggiuntivi. La messa a fuoco avviene tramite una ghiera ampia benzigrinata, utilizzabile anche con i guanti. Durante le prove poi l'ho trovata fluida e abbastanza precisa, con una distanza minima di circa 5 metri fino all'infinito. Sul lato posteriore invece troviamo un tappo in gomma che protegge le connessioni, quindi slot per micro SD fino a 128 GB, una porta USB-C, un pulsante di accensione e il foro per il reset. È presente anche un piccolo LED di stato. Per quanto riguarda invece la resistenza, è protetto da polvere e spruzzi ma non è completamente impermeabile, quindi ragazzi meglio evitare condizioni meteo troppo difficili. Nel complesso comunque la costruzione è ben studiata per un utilizzo pratico sul campo, soprattutto per chi cerca uno strumento leggero e immediato. Passiamo adesso all'obiettivo. Il Vision Max utilizza un sistema ottico con lente frontale da circa 37 mm, una lunghezza focale dichiarata di 150 mm, quindi facendo due conti il rapporto focale teorico sarebbe intorno agli f4. Ha un trattamento fully multicoated e guardando la lente si nota anche una colorazione verde piuttosto gradevole. Per questa fascia di prezzo quindi il coating mi è sembrato buono, con riflessi abbastanza ben controllati. Non è presente un paraluce ma la lente è leggermente incassata nel tubo ottico, quindi in parte può proteggere un poco, diciamo così, minimamente la luce laterale.
Per quanto riguarda il sensore invece troviamo un CMOS da 1/3 di pollice con una risoluzione di circa 2 megapixel. Il dispositivo registra video in Full HD a 30 fotogrammi al secondo e permette di salvare foto e video su micro SD fino a 128 giga oppure direttamente su smartphone tramite l'applicazione AP Vision. Tutto il sistema ruota intorno alla connessione Wi-Fi, quindi lo smartphone diventa di fatto il vostro monitor e il vostro centro di controllo, da cui gestirete inquadratura, scatti e registrazione. Questa architettura, diciamo così, va a confermare la natura ibrida del Vision Max, perché non è un monocolo tradizionale, ma è un dispositivo digitale pensato per lavorare insieme al telefono. Passando alla qualità delle immagini, ho effettuato le prove in condizioni reali, quindi con luce radente al mattino, a mezzogiorno come oggi, e vi posso dire che la nitidezza al centro è buona, ma ovviamente non è elevatissima. Il dettaglio fine risulta leggermente smussato e ha una resa orientata più alla leggibilità generale nel contesto che al micro dettaglio. La gamma dinamica ovviamente non è da sensore full frame e quindi in presenza di forti contrasti a volte le luci alte si tendono a bruciare. Comunque la resa cromatica l'ho trovata abbastanza naturale, con una leggera dominante a volte fredda. Nel complesso però vi devo dire che la qualità è adeguata per fini documentativi e soprattutto è molto funzionale utilizzata dallo smartphone. Non può essere paragonabile ai confronti effettuati che vedrete adesso con un sistema micro 4/3 basato su M-System o M1 e un 300 F4 che solo lui costa quasi 2.800 euro, mentre il Vision Max si aggira intorno ai 150-200 euro, quindi il sistema fotografico offre una qualità nettamente superiore sotto tutti gli aspetti, ma il Vision Max secondo me punta a qualcosa di diverso: compattezza, semplicità e accessibilità. Non sono quindi concorrenti, ma sono soluzioni pensate per esigenze completamente diverse. Direi quindi di arrivare ai pregi e ai difetti. Tra i punti di forza c'è sicuramente l'ingrandimento ottico molto elevato, ben 45x. Abbiamo un corpo compatto e leggero, facile da trasportare sempre con noi. La costruzione in alluminio è buona, solida e mi è piaciuta anche la presenza dell'attacco Arca Swiss integrato, che non è affatto scontato in questa fascia di prezzo. Molto comoda anche la connessione Wi-Fi semplice e immediata e nel complesso l'autonomia è più che sufficiente, con la possibilità di ricaricare inoltre il dispositivo magari con un power bank anche durante l'utilizzo. Il prezzo poi ragazzi è senza dubbio uno dei suoi punti più forti. Per quanto riguarda i difetti, come avrete compreso, la qualità di immagine ovviamente non è paragonabile a un sistema ultra professionale, quindi nitidezza e microcontrasto sono lontani da quelli di sistemi fotografici da 3-4 mila euro. Ovviamente manca un mirino ottico e quindi si è sempre vincolati all'uso dello smartphone e non è presente un vero paraluce. A chi lo consiglio? Secondo me è un prodotto che ha senso per chi cerca praticità e immediatezza. Ad esempio per chi fa birdwatching e vuole semplicemente osservare e all'occorrenza documentare velocemente un avvistamento. Può essere utile anche per il tiro sportivo, la verifica dei bersagli a distanze contenute, oppure per chi fa escursioni e vuole esplorare, come oggi, dettagli lontani senza portarsi dietro attrezzatura pesante. Lo vedo bene anche per chi vive in zone panoramiche come una baita, una casa in montagna, o chi abita al mare, o chi vuole osservare e registrare ciò che accade a distanza senza investire in un sistema fotografico di digiscoping completo. In generale quindi è interessante in tutti quei contesti dove servono discrezione, rapidità e facilità di trasporto e dove non si va a ricercare la massima qualità fotografica. Arrivando alle conclusioni, il Vision Max è un prodotto difficile da inquadrare con i criteri tradizionali. Non è un vero monocolo ottico, ma nemmeno un sistema fotografico. È una soluzione ibrida smart che punta su semplicità, compattezza e prezzo molto accessibile. Sul campo si è dimostrato interessante per un utilizzo documentativo, capace quindi di avvicinare soggetti lontani in modo immediato. Allo stesso tempo i limiti del sensore e dell'elaborazione digitale sono evidenti se cercate una qualità elevata. Il suo vero punto di forza è quindi il rapporto tra prestazioni, dimensioni e costi. In definitiva non è un sostituto di un sistema fotografico, ma può essere un complemento leggero e pratico per molte situazioni. Io ringrazio Alan
Alan di Apexel per aver fornito il prodotto per questo test e per la disponibilità nelle informazioni date. Se volete acquistarlo trovate il link diretto sul sito ufficiale, qui sotto ve lo presento, con un prezzo intorno di $160 per la versione base, circa 190 con il treppiede. Ovviamente per tutti gli approfondimenti vi rimando l'articolo completo su Binomania. Se volete farmi un bel regalo, vi consiglio inoltre, visto che siamo sotto Pasqua, di abbonarvi a Binomania Inside. Con una piccola spesa avrete la possibilità di entrare dietro le quinte della mia attività giornalistica, ma anche di conoscere in anteprima esclusive, avere comparative, insomma avere tantissime altre informazioni oltre a navigare su Binomania senza la pubblicità di Google. Vi aspetto inoltre su tutti i miei social e sul forum di Binomania. Colgo anche l'occasione per augurarvi buone festività. Noi ci vediamo quindi la settimana successiva di Pasqua con tantissime novità, ragazzi. Vi presenterò un prodotto che sto testando dal mese di gennaio e non vedo l'ora di farvelo vedere. Un caro saluto a tutti da Piergiovanni Salimbeni e buone osservazioni. Ciao ragazzi!